vorrei un po' di riflessioni sparse, se credi, o con una logica, rispetto a quello che poi è stato un percorso, non dico una parabola, ma un percorso, che mi parlassi anche del tuo nuovo lavoro, che poi noi l'abbiamo saputo anche strada facendo. Immagino che sia stato anche difficile da un punto di vista personale. Questo, secondo me sì, questo cambiamento, perché cioè alla fine tutto è rimasto uguale, ma tutto è cambiato in qualche modo, no? Perché dimmi che lavoro fai, quanto lavori, di cosa ti occupi ora e perché sei arrivato a questo. È stato, diciamo, una situazione intera che ha portato a questi cambiamenti. Il lavoro che mi hanno offerto per tanti motivi. Il lavoro che ti hanno offerto o il lavoro che hai cercato? Non direi entrambe le cose, nel senso che io mi guardavo attorno. Di cosa ti occupi nello specifico ora? Commerciale in un'azienda del settore alimentare, però è business to business, quindi si vende a altre imprese, non si vende al privato, È un come magari lavoro facevo io. full time. È un lavoro full time. Ce la fai in quest'ultimo periodo? Ci riesci? Sì. Perché noi siamo venuti molto spesso nei weekend perché l'agricoltore lo faccio sabato e la domenica, è quello che ti dicevo prima, alla fine, ed è forse la dimensione giusta di Gualdora. Io sognavo o pensavo che un'azienda come Gualdora potesse stare in piedi, perché ovviamente il discorso non è soltanto io arrivare a fine anno ci sono sempre arrivato, il discorso è anche una proiezione, cioè tu se vuoi crescere devi continuare a investire, se arrivi a fine anno che ce n'hai giusto per mangiare non hai soldi per investire, se non investi non cresci e se non cresci rimane lì, e rimanere lì è una cosa che a me non piace tanto. Il discorso che insieme al cambiamento di attività e uscire un po' dagli schemi c'era 12 anni fa anche la voglia di magari fare le cose più semplici, cioè vivere di cose più semplici, ma anche di eseguire le cose più semplicemente. E no, non è possibile, anzi, quando è un'azienda ti trovi in una serie di situazioni da gestire che sono fonte di estremo stress, che però in qualche modo ci sei obbligato, ti soffocano perché ti trovi degli impegni e delle complicazioni uguali a un'azienda grande, ma di fatto non hai le risorse per poterle gestire, non hai risorse economiche, ore di lavoro, perché magari sei una persona o due persone, non hai l'impiegata, non hai chi si può occupare di quello mentre fa qualcos'altro, sei tu che magari sei nel vigneto e ti viene in mente che devi fare quella cosa perché se no ti trovi un problema, la deroga, la sanzione. Io penso, nello specifico, monoreddito, azienda agricola, difficile, indipendentemente dal volume, dai volumi di affari o dalle dimensioni aziendali. E ti dico di più, monocultivar come faccio io, non monocultivar ma monocultivo come faccio io, peggio che peggio, perché ti arriva la gelata come è successo 2 anni fa e tu non raccogli niente, e se tutti gli anni sei lì che arrivi ma arrivi giusto, l'anno che non raccogli niente è un colpo dove però tutto il mondo pensa, perché i media hanno proposto quello, o comunque chi gestisce, chi governa propone quello, che ci siano aiuti, sovvenzioni o quant'altro. Non c'è niente, alla fine non c'è niente, sei da solo tu e il tempo, piove, ti frega, ti danno degli aiutini che però entrano dalla porta, escono dalla finestra, in proporzione sono sempre cose che non hanno senso, e tutto questo, sempre come ti dicevo prima, forzato all'alimentazione di un sistema troppo complesso, troppo dispendioso di risorse economiche e di personale e di persone, e quindi
Questo diciamo, l'aspetto agricolo, ma se ci guardiamo attorno a quello che è poi la realtà italiana, chi ha un'azienda medio-piccola che arriva a fine anno ricco o che sta bene? La maggior parte a fine anno si portano solo delle preoccupazioni. L'Italia è il paese della qualità, lo è sempre stato, agricola agricola e di alimentazione, di meccanica, di sartoria, di qualunque cosa. E tutte quelle aziende sono quelle che stanno sparendo perché sono sottoposte a controlli, costi e burocrazia come le grandi, ma non hanno risorse per poterselo permettere, anche tassazione. E quelle, quando chiudono o il titolare ogni tanto senti che si impicca perché non ce la faceva più, non è un problema. 400 persone della Whirlpool a Napoli le dobbiamo salvare. Qui la gelata di 2 anni fa probabilmente ha fatto danno a più di 400 aziende agricole, ma qualcuno l'ha detto in televisione ed è un territorio infimo. Io sono il più ricco di tutti perché sono nulla facente. Tu invece sei inchiodato. Cosa voleva sostanzialmente? Qui è l'illegalità del figlio. Ma gentilmente posso asciugarla, ma mi sa che un attimo mi sta tenendo. Sì. Tanto che succede. Grazie a voi. Qua è Chardonnay in purezza. Dimmi. È andato un po' a marcia indietro. Qua sentirei molta più frutta, è un po' più dolce, più morbido. Magari 8 gluturni e 10 bonardi. 8 culture 10. Qua attorno io ho la sensazione, che forse anche un po' più di sensazione, che c'è un sacco di gente che, chiamiamola invidia o malfidenza o poca apertura mentale, che ha l'approccio del tipo questo qua è arrivato lui a fare il vino buono, che sono cantine che sono qua da 50 anni che lo sanno già fare, no. E quindi, e dall'altra parte però, ad esempio, ci sono altre realtà che sono nate dopo, anche dopo di me, però con alle spalle gente con una valanga di soldi e ben conosciuta magari all'interno della valle o anche oltre, che allora sì, loro sono capaci di fare il vino buono. Cioè la sensazione è che sia più, non è mai un discorso di, ma questo viene dalla mia estrazione commerciale, alla fine non vendi mai un prodotto, vendi una filosofia,
Facciamo un po' di questo, una ricotta, un po' di questo e basta. C'è sempre una minchiata da fare. Ma no, guarda, io ho chiamato Andrea di Coldiretti perché mi sono cagato addosso, anche perché poi gliel'ho detto anche a Andrea, gli ho detto guarda, informati perché se davvero è una roba del genere io non li voglio, glieli do indietro con una lettera di vaffanculo pure, perché mi sembra una presa in giro. Cioè uno manca la produzione di un anno, gli dai 1.000 euro, cioè è veramente una cosa ridicola. Però mi ha detto che secondo lui non c'era ancora niente di sicuro, di specifico, e che comunque si informava e mi faceva sapere. Boh. Sì. Avevo iniziato a parlare con un amico dell'idea di lasciarsi indietro la città e trovare una dimensione un po' più reale e concreta, cioè un po' più antica in realtà. Ti direi 7-8 anni prima di Gualdora, quindi magari i primi 2000, 2002, così. Poi nel 2004 mi hanno offerto un lavoro in Nokia, cioè già lavoravo in Nokia, mi hanno offerto un lavoro in Sudafrica e mi sembrava un'ottima opportunità. Era comunque un cambio sufficiente per dire facciamo qualcosa di nuovo. E sono andato in Sudafrica 1 anno e mezzo, sono rientrato dal Sudafrica perché quello che ho trovato era diverso, ma un diverso che non mi convinceva, una vita non adatta a me per vari motivi. Poi sono andato in Spagna, sempre per la stessa azienda, un lavoro, un tipo di lavoro meno stimolante di quello che avevo in Sudafrica, anche se magari con un po' più di responsabilità, a Madrid. E lì è stato la bomba perché già avevo l'allergia alla città e Madrid è una super città, cioè Milano è un paesino a confronto, quindi certe dinamiche in un ambiente comunque dove non conosci, perché non conoscevo nessuno a Madrid, hanno forzato questa voglia di cambiamento che c'era da tanti anni prima e fondamentalmente era sia una voglia cioè è stato forse il momento diciamo perfetto perché c'era un lavoro che andava bene per certi versi ma non mi stimolava per altri. Una città molto caotica, una routine troppo scontata per i miei standard e soprattutto per quel momento e lì la voglia di cambiare. C'è un modo di dire: chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia ma non quello che trova.
tanta gente preferisce non rischiare. Io lascio la strada vecchia per la nuova. Vedi? Si sta spellando tutto. Vieni Marina, ferma. No, come la prendi? Non la prendi. Figurati. Vieni Marina. Si sta sezionando così la lana. Forse ne aveva troppo. Non dubito, prima non lo faceva. Non è mai successo. Dai Marina, non fare così. Caga addosso, ma so. No, bisogna arrinconarla. Mia, guarda. Hai che arrinconarla. Amore, prendila. Non sono questo tipo cose. Ci sono vari piatti. La farina crea una maglia fine attraverso le quali passa il vino. Certo, no, la farina crea solo lo strato filtrante per fare una cosa sottile, sì, così sottile che crea una porosità tale per cui il vino riesce a essere filtrato. L'uranio è una cosa naturale, ma soprattutto dopo che viene impoverito per le reazioni non fa tanto bene, non sappiamo mai dove metterlo, quindi naturale non vuol dire buono. La conoscenza e la scienza dovrebbero portarci a fare le cose nel migliore dei modi, e questo mi è sempre stato stretto del biologico, sempre, perché non ci vedo non sono sicuro che sia tanto sensato. Il biologico, per essere biologico, in realtà la differenza tra biologico e non lo fa il prodotto è di sintesi o meno, cioè tu usi un fungicida di sintesi o no, usi un concime di sintesi o no, e in biologico sono ammessi solo quelli non di sintesi, quindi per esempio in casi fungicidi si usa fondamentalmente solo rame e zolfo, che sono i due metalli che hanno un'azione fungicida provata, e vengono scartati un sacco di altri prodotti di sintesi. C'è una limitazione sull'uso soprattutto principalmente del rame, perché il rame è un metallo pesante, e io personalmente me lo sono sempre chiesto: ma noi all'uva che mangiamo o alla terra che coltiviamo faremo meno bene o più bene dando rame esclusivamente? Stiamo dando un metallo pesante, e i metalli pesanti generalmente fanno male. Sarà meglio dare solo del metallo perché è naturale pesante, o magari un prodotto di sintesi meno aggressivo, tanto per la terra quanto per noi? Io ho sempre avuto questa diatriba etica e l'ho sempre risolta pensando la certificazione B è questa, e per lì andiamo. Fondamentalmente, infatti, i vigneti li coltivo con rame e zolfo. Io so di casi di gente che è stata multata per aver dichiarato il vino naturale. Mi chiedo perché un famoso produttore di yogurt scriva 100% naturale e lui possa e l'agricoltore no, il viticoltore no.
yogurt 100% naturale, tu scrivi naturale sul vino, ti danno una multa. Perché? Il vino non è dimostrabile che sia naturale, perché non esiste una regola del naturale. Ma mi chiedo, esiste una regola naturale dello yogurt? Siamo sicuri che quelle mucche siano state tutte esclusivamente trattate in un certo modo che rispecchi la naturalità? Niente di silati, niente di antibiotici. Nell'agricoltura e nell'alimentare in generale esistono due cose: esiste il prodotto e esiste il certificato di origine, chiamiamo. Il certificato di origine è il valore, il prodotto non vale niente. L'importante è avere un documento che dica che cosa stai commercializzando. Il documento dice cosa stai commercializzando, non il prodotto. Quindi qualunque forma di certificazione, secondo me, è sempre vincolata a quanto uno è in grado di gestire le carte o ha un contatto diretto con chi opera nel settore e la fiducia personale che uno ha con quel produttore stesso. Cioè, se tu conosci chi fa le cose e sai che le fa bene, io preferisco 1000 volte comprare da uno che non è certificato ma so che lavora bene piuttosto che da uno che è certificato che non so chi sia. No, non era ancora percepibile quando ero piccolo io. È una cosa degli ultimi forse 20-30 anni. Perché fino a quando c'era la forza lavoro del dopoguerra, quelli che ci sono nati, bene o male l'hanno portata avanti. E quando sono venuti a mancare non c'erano più figli per mandarli avanti. O se avevano dei figli erano andati a fare qualcosa di meglio. Siamo stati cresciuti da noi dei genitori del dopoguerra con tu devi essere qualcosa migliore di quello che sono stato io, e quindi non zappare la terra ma diventare tutti dirigenti, tutti laureati, anche se in realtà in Italia poi il tasso di laureati non è così importante, e poi finire a lavorare nelle grandi distribuzioni a leggere le etichette. È meglio quello piuttosto che vivere di cose semplici e magari preoccuparti solo di come sfamarti, perché una volta qui la gente in questi terreni si preoccupava solo di mangiare, fondamentalmente, barattare qualcosa per avere qualche vestito, e lì finiva la storia. Adesso abbiamo troppe esigenze che non sono colmabili con un lavoro del genere o con una situazione economica del genere, e quindi si entra in uno schema che alla fine, anche se fai l'agricoltore, hai sempre studiato, sei sempre un laureato e potresti fare dell'altro, ma non è più l'agricoltura di sostentamento della famiglia ormai, e quindi la gente non lo fa più. Già 50 kg. Ecco, ormai non più, ne ho ancora 3. L'Islam compra? Io, i miei clienti sono quelli. Viene lì, se la massa, se la porta via, pagano e vanno. Io ormai non riesco a tenere sì, non è il problema. Ma gli sardognoli? No, i negri, i marocchini. E loro che mangia la pecora, l'italiano mangia meno. Sì, ma loro mangiano anche delle pecore un po' sull'anziano andante. Questa roba qua è pregiata. Chissà, per loro, infatti i sardi la mangiano grossa. Infatti d'estate c'è migliaia che vengono qua a cercarmi. Ne avevo 20 l'anno scorso, le ho fatto vedere tutte le volte, le ho caricate tutte. Tutti gli hanno. E comunque così non rende lo stesso. Ma no, da carne no, ma vanno. Porta a casa neanche l'erba. Il pagnolo l'erba. Ma va. La pecora per rendere devi fare il formaggio, se no non rende. Mi rendono più le galline a me durante l'anno che la pecora.
La gallina ti fa si lamentano 40 per il centesimi al giorno, la pecora ti fa 150 euro all'anno, una pecora, o un agnello 150 euro in un anno, la gallina mi fa 40 centesimi al giorno e la fa tutto l'anno. E queste qua? E le vendo. Tutte? Chiudi il cantiere? No. D'inverno fai fatica a venire qua. Allora, madonna, quest'anno non hai nevicato neanche una volta. Ma io non ho problemi, dopo è mia moglie che ha i problemi. Dopo non ci sta, tenerlo, perché lo so. No, questa mia però che vengo da Queste te. ma twee quanto het La mia già da venga con fiocca. Ho capito, quelli. Ma se mi pega io mi penna. No, la stalla è una rottura. La stalla è... Adesso con una smane per pulirla, il motore. Era quelli. Però, no, prima perché ero appassionato e mi piaceva avere, ma adesso basta. Mia moglie non Ma è, zero, basta, niente. non è in forma, tengo qualcos'altro, mi do ai daini. Al Dino? Non ce le ho mille scatole, non ce le ho di qua. Faccio 1000 bottiglie, non 1000 scatole. Gianluca la sua Tu vivi per la vendemmia e ti immagini quel momento, no, di festeggiare, raccogliere tutta l'abbondanza della terra. Non so, è una cosa secondo me molto anche una cosa molto, come si dice, animale che abbiamo, nel senso, o paleo-umana dell'agricoltura ed estrarre dalla terra tutte la bontà e tutte le cose. Esatto, tutto il lavoro di tutto un anno e adesso rimane completamente, quello è morto. Cioè, cosa festeggi quest'anno? Cioè, se non raccogli niente. C'era tutto acqua fino a qua. Cioè mezza collina che è venuta giù. Sì, tutto questo ieri. No, non era così prima. Se questo succede con i pomodori, domani stai ripiantando i pomodori, le piantine, ma la vite non la puoi ripiantare quest'anno. E quindi succede anche, immagino, anche con l'oliva o con alcuni altri tipi di coltivazioni, ma la vite muore, cioè non raccogli, cioè è finita la vendemmia e non hai vino per vendere l'anno prossimo. Con cosa vendi l'anno prossimo? Cioè... E poi io so già che i soldi andranno dai grandi, i soldi andranno da quelli che avranno più voce, da quelli che riusciranno a piangere perché hanno perso milioni di euro, mentre uno che perde qualche decina di migliaia di euro non conta niente, può morire perfettamente in pace perché tanto vale poco, perché è così più o meno funziona. Quindi allo stato attuale sì, c'è tanta campagna, gli aiuti e i contributi. Io ho sempre pensato che anche del biologico, le varie PAC, fondi comunitari a sostegno dell'agricoltura, sono tutte le cose che andrebbero assolutamente tolte. Quello che bisogna fare è pagare la gente, gli agricoltori, quello che vale la merce. Invece di sottopagarle, dargli gli aiuti, e gli aiuti vengono dati in funzione di quanto sei grande, quanto sei bello, quanto sei amico, quanto sei cugino. No, gli aiuti non devono esistere, ma devono essere pagati
i chili al prezzo del valore di mercato, del valore reale di quelle cose. Cioè il prezzo dovrebbero fare chi produce e non chi compra, e quindi niente aiuti, ma solo una giusta remunerazione per quello che viene prodotto. E allo stesso tempo, però, cosa succede? Succede che se io faccio l'agricoltore e vendo il mio prodotto al prezzo giusto del mercato, lo vendo a un intermediario che lo vende al negoziante ed è finita la catena. Mentre se devo fare i contributi, c'è la domanda, c'è l'ufficio in regione, in comune, in provincia che sono sparite ma non sono sparite, c'è la comunità europea, c'è chi delibera, c'è il ministero, c'è l'ispettore, c'è il commissario, e tutta gente che creiamo posti di lavoro. Così creiamo posti di lavoro, abbiamo creato posti di lavoro. Dall'altra parte. Dall'altra parte, però, dal lato sbagliato, non di quello, dal lato poi le terre vanno incolte, dal lato di là abbiamo un sacco di gente. È perché è troppa cultura, cioè uno che studia non potrà mica andare a zappare la terra, deve andare a fare il commissario. Il prezzo lo faccio io sapendo quanto spendo, e a me nessuno viene a dire quanto costa fare questo vino. Anzi, fare il mio vino costa molto di più il prezzo a cui lo vendo, ne sono certo, se no avrei dei margini e dei benefici molto più alti. Quindi se mai qualcuno viene qua e dovesse venire qua e dirmi a che prezzo devo venderlo, gli dico: guarda, questa è la terra, questa è la zappa, vai avanti, poi te lo dico io il prezzo che devi venderlo. Quindi questa è la cosa numero uno. Io non sono assolutamente disposto a entrare in quello schema. Ognuno ha le proprie economie, i propri costi, e deve di conseguenza operare. Io credo che in generale il prezzo di un prodotto sarebbe molto più sano se fosse fatto, e non parlo di vino ma parlo di tutto, sulla base dei costi e di un ragionevole guadagno, mentre i prezzi oggigiorno di qualunque cosa vengono sempre e solo fatti sul quanto sei disposto a pagare per questo, e finché posso ti spenno o ti spelo che sia. Sei disposto a pagare così tanto per avere un telefono o una macchina? Fino lì arrivo e lo pagherei così. Anzi, te faccio pagare un po' di più così ti senti un po' più figo, perché se hai pagato un po' di più ti senti più realizzato. E per me Piacenza bianco vuol dire Malvasia di Candia aromatica. Il gran problema è che tutti i vini DOC o legati a un territorio, quindi famosi, hanno una vinificazione. La Malvasia di Candia aromatica a Piacenza si può fare frizzante dolce, frizzante secca, ferma, passita. Qual è la vera Malvasia di Candia aromatica piacentina? Non è ancora stato definito, perché funziona un po' bene dappertutto, ma non esiste un vino Malvasia di Candia aromatica piacentina. Esiste l'uva, esiste la DOC, ma non esiste il vino, perché ce ne sono 4, e questo suppone che, per esempio, quando hanno voluto cambiare le DOC e decidere dove scommettere come DOC Piacenza su un vino bianco, hanno scelto l'Ortrugo. Hanno scelto l'Ortrugo perché l'Ortrugo è fondamentalmente frizzante. Ce n'è uno solo, e allora l'Ortrugo frizzante diventerà il bianco rappresentativo di Piacenza. Per me è stato un errore, e io credo che il mercato sta andando in un'altra direzione, perché i bianchi importanti di Piacenza sono tutti con Malvasia, cioè quelli che hanno un po' di sostanza e un po' di fama hanno tutta la Malvasia dentro, così a memoria ti direi. Quindi la scelta della Malvasia è stata per me fondamentale, non fondamentale ma imposta, perché è l'uva di Piacenza. Ho scelto il Chardonnay per questione personale, mi sono sempre piaciuti i Chardonnay fermi, strutturati, importanti, e quindi ho piantato Chardonnay, Malvasia e Chardonnay. La scelta delle rosse è stata logica. Barbera e Bonarda sono le varietà di Piacenza,
Bonarda in realtà si chiama Croatina come uva, e quindi queste sono le 4 varietà. Queste 4 varietà fanno 4 vini, 2 in purezza, quindi la Malvasia e lo Chardonnay, diciamo 3 in purezza perché faccio una Bonarda, cioè Croatina esclusiva, e poi il principale uvaggio rosso di Piacenza che è il Guttorno, che si fa appunto con Barbera e Bonarda. E questi sono bene o male i 4 vini che faccio, che sono stati pensati fin dall'inizio, nel momento in cui sono stati piantati i vigneti. E soprattutto continuo a riagganciarmi all'aspetto iniziale che ho evidenziato. Io te lo dico, rispetto ad altri produttori, per esempio, che talvolta erano presenti, io in te vedevo che quando arrivava magari la persona o un po' spocchiosa o magari poco attenta, poco curiosa, ma abbiamo capito che curiosi nel 99% dei casi non esistono, cioè in te vedevo più insofferenza. Quello sono troppe fiere, beh, cioè, altri li vedevo che abbozzavano di più, devo essere sincera, avevano più il carattere del venditore in termini negativi quasi, passami il termine. In te ogni tanto vedevo, anche rivedendo il girato, che c'era qualcosa che ti dava fastidio di quel contesto. mi dà fastidio perché non se quello che ti dicevo prima, sì, certo, quello che ti dicevo prima, se non riesco a portare quello che ti dicevo prima, no, il mio valore aggiunto, cosa serve? Cioè, alla fine, se vuoi che ti do del vino, o se vuoi che ti dico l'azienda Sonteretteri è biologica, abbiamo questa, quell'uva, quell'altra uva, può dirlo un robot. Cioè, cosa ti servo io? Cioè, io ti servo se vuoi conoscere chi c'è dietro, chi fa il vino, la filosofia, se hai motivazione motivi tu per richiedere informazioni aggiuntive. E questo mi porta un po', no, al modo in cui si lavora. Io delle volte ormai purtroppo la maggior parte delle cose che compriamo non si trovano se non in certi grandi negozi, quelli che si possono chiamare GDO, no? Grande distribuzione, che va dallo sport al brico, qualunque cosa. Io ti dico sport e brico perché magari sono due ambiti, 2 negozi di quelli grossi che giro un po' di più io. E allora tu ti fermi e parli con l'addetto e gli chiedi: ma guarda, sono indeciso tra questo e questo, tu cosa ne pensi? E legge l'etichetta o la scheda tecnica. Ce la faccio, sono arrivato alla lettura e la comprensione l'ho passato. Tu che lavori qua tutti i giorni, sulla base di quello che ti dicono gli altri o che conosci tu o che ti ha detto magari il rappresentante di queste macchine, cosa mi dici? Che non c'è scritto in scheda tecnica? E non lo sanno. Quelle sono persone da fiera. Però questo è rimasto Secondo te c'è un aspetto del tuo carattere che può non piacere alle persone? Più di uno. Vai. La convinzione, certamente. Sono troppo convinto di avere le risposte giuste, e quindi spesso tendo a non mettere in discussione le mie convinzioni, e questo non dà spazio agli altri di esprimere le proprie, e quindi questo può frenare. In realtà poi col passare del tempo, cioè col crescere, mi sono reso conto che alla fine
sono in grado e sono certo di ascoltare le convinzioni o le posizioni perlomeno degli altri, tutte utili per formare la più ampia conoscenza delle cose, che è quello che poi in realtà mi piace a me. Insomma. Questa è la prima che mi viene in mente. È una cosa su cui vorresti anche lavorare per cambiarlo oppure... No, c'è da dire che ho già fatto abbastanza. 60, 10. Gianni, sto preparando tutte cose. No, sto preparando... Sì, voglio usare anche la pompa. Tu scrivi senza su un'etichetta e hai sempre vinto. E nessuno scrive che cacchio c'è dentro. Cioè, invece di dire le cose buone che ci sono dentro, diciamo le cose cattive che abbiamo tolto. E questo lo facciamo generalmente perché in fondo di cose buone dentro non ce ne sono poi così tante. Dentro al vino di solito c'è il piacere, il gusto, l'aspetto gustativo che porta a un piacere. Stiamo a fossilizzarci sui contenuti di solforosa, perché la solforosa è tossica, ne sono certo, è un allergene, per esempio, cioè è un allergene di sicuro, quindi per chi è allergico non va bene. Il tenore di solforosa in un vino rosso biologico deve essere inferiore ai 100 mg litro. Quindi 0,1 grammi litro, quindi 0,01%. Però lì dentro abbiamo il 12% o 13 o 14 di alcol, che è tossico anche lui per il nostro organismo. Però quello non lo diciamo, perché sennò che poesia avrebbe. Anzi, quello è il valore aggiunto che no, del gusto piuttosto che dell'ebbrezza, e per il motivo magari per cui si beve un bicchiere di vino. Però senza No, bisogna avere le cose con, non le cose senza. Senza non va bene. Io credo che nel vigneto si fa l'uva e in cantina si fa il vino. Perché lo scopo è avere dell'uva sana, dell'uva buona, dell'uva che in qualche modo rispecchi il tuo lavoro, e poi un vino che rispecchi quell'uva. Se tu raccogli un'uva perfettamente sana e quando la mangi, perché è commestibile anche l'uva, pensa te, l'uva da vino è commestibile, la mangi, ti dà delle sensazioni, ma se poi quando tu in bottiglia non trovi più quelle sensazioni perché hai così poco curato la tua cantina, il tuo vino, o dal mosto in poi, diciamo, che quello che stai assaggiando è una cosa completamente diversa da quello da cui sei partito, secondo me non stai rispettando tanto il lavoro che hai fatto e il lavoro che ha fatto la natura. E se pensiamo perché l'uva o la pianta, la vigna, come si chiama, la pianta dell'uva fa l'uva stessa, non lo fa per fare il vino, lo fa perché si vuole riprodurre, non ci sta facendo un favore. Siamo noi che gli diciamo: guarda, ti poto perché non bisogna meno, scelgo cosa voglio tenere perché io voglio fare il vino. Quindi già non stiamo esattamente rispettando la natura, perché la natura della pianta è riprodursi. Siccome ha bassissima fertilità, deve fare tanti semi, e in ogni acino ci sono più di un seme spesso, perché ha bisogno di quello per riprodursi la pianta. Quindi la pianta non lavora per noi, la pianta lavora per lei, e siamo già noi che la plasmiamo, e gli diciamo quanto va fare, dove farla e come farla e perché. Perché ci serve per fare una cosa: mangiarla, nel caso dell'uva a tavola, o fare il vino. Detto questo, quando l'abbiamo raccolta bisogna fare il vino. C'è chi dice che se non fai niente va bene, io dico che se non fai niente va in aceto, non hai fatto il vino ma hai fatto l'aceto. Quindi e bevi dei vini delle volte con dei quantitativi di acido acetico che per me appartengono più alla categoria aceto che alla categoria vino. Quindi hai rispettato il tuo lavoro, hai fatto quello che volevi fare, tu hai coltivato uva da vino o uva d'aceto. In cantina, nelle botti, ci hai messo il vino o l'aceto, perché quando sei arrivato con certe deviazioni, certi difetti,
evidenti, forse hai fatto delle scelte sbagliate, e ci sta perché io no, mi si mette nel panni di chi non vuole fare niente, dice, guarda, io non voglio fare niente per scelta, però bisogna avere il coraggio di dire, guarda, per scelta quest'anno lo butto e non immetto sul mercato quello che non è vino, quello che è una deviazione organolettica e strutturale di quello che avevi in mente, perché è venuto così. Ma tipo domani le ripassiamo tutte per vedere se ce n'è sfuggita. Io c'ho un'ansia. Ma neanche io. per la minchia, proprio. Ah no? Ma va. No, devi fare attenzione oggi. Ma perché è difficile, oh. Perché Hai so, fatto in una guarda che fila? te- Perché Flora ormai è la ragazza di Artemia, la ragazza di campagna. Barbara, se guardi bene dentro la cesta di Flora c'erano un paio di dita di Fabio. per quello che- Esatto. Eppure ho buttato dei grappoli nel cesto di Fabio. Perché non ci stanno più. Facevi il dentista? Maria, hai deciso di morire donando sangue. se ti muovi, c'è più speranza di sopravvivere. No, sto pensando di andare a prendere qualcosa di maniche lunghe. Non è vero, qua ce n'è di uva. 35 fili all'ascia. No, ci sta quello. Però sai come si dice, a caval donato non si guarda in bocca. Laura, non dire cose brutte che si sente anche l'audio. Ah, c'è l'audio anche? No, ma Maria, non si regola. È sto aggeggio qua che è questo che non tiene tanto. No. Allora, io faccio il nodo qua che però non riesco più a toglierlo, già. Minchia, ha già 11 anni? Ah sì, c'è un piedi bianco. Minchia, mi ricordavo che era veramente piccolo. Con le mani in tasca davanti al maiale sgozzato. Porca troia, che scena veramente, guarda. È il suo che ha fatto questo vernello. Io vendo l'uva e compro tavernello. No, Stefano fa il ronco. L'uva e prende polverine. Quello ho trovato. Così sembra il tavernello. Come sembra? Scriviglielo col pennarello. Gualdoro 2017. Blanca 2017. Che un anno dobbiamo aspettare per giocare col giochino. Non vedo l'ora. Ste, andiamo a comprare dell'altra uva, dobbiamo giocare con la macchina nuova. Per forza. Dai Laura, schiaccia il bottone. Devi schiacciare il bottone. No, tu non devi fare un cazzo, Laura. Adesso tu meno fai e meglio è. La pompa non sta girando. No, se slitta qualcosa.
Lo vedi, deve essere la compagnia e Scempino. Lo vedi da lì. Che miseria. Fuori. C'è anche un altro, un mano più grosso però. Ma Stefano, qua c'è il rischio che il bullone adesso... No, quello che ha rotto è quello dentro. Gli ha rotto la testa o qualcosa. No. E dov'è il pezzo? No. Ah, c'è il rischio che il bullone che è dentro salti fuori? Rischieremo, Fabio. Rischieremo la fava. Facciamo 5 minuti. Ultima domanda. Arriva un meteorite sulla Terra, l'umanità è al collasso, non c'è più energia elettrica, tu come ti salvi? Guardora si salva, è stata studiata apposta. C'è però una tua arma segreta che è presente in casa tua e che sappiamo essere fondamentale Io quando nel mio sogno, chiamiamolo autarchico, di buttare quando è stata creata Gualdora, c'è il fotovoltaico, c'è un po' di legna qua attorno per scaldarsi, l'acqua di pozzo, e quindi diciamo le cose base riusciamo a salvarcene, ma se c'è una cosa che ho sempre pensato ed è forse la prima cosa che ha fatto l'uomo di rilevante, che diamo per scontato ma non è così scontata, è secondo me il fuoco. Ora ci possiamo anche mettere lì tutti a sbattere due sassi fino a ottenere la scintilla, ma credo che la comodità di accendere un cerino, un accendino e produrre una cosa fondamentale per l'uomo come riscaldarsi, e ormai super fondamentale come cuocere i nostri cibi, perché l'uomo all'inizio mangiava crudo, ma adesso non siamo più abituati, abbiamo bisogno di cuocere, quindi la cosa che io con le risorse che ho attorno farei più fatica a fare e che ho bisogno di fare quotidianamente sarebbe sicuramente il fuoco. Quindi per ovviare a questo problema o all'evenienza dell'Apocalisse bisogna avere un certo numero di accendini che sono presenti in casa. C'è presentissimi. C'è un pacco di accendini. Un pacco di accendini, cioè. È sempre ancora presente? Sempre ancora presente. Tanto quanto l'anno scorso? È lì. In realtà devo ancora decidere se il mio essere pronto è un'evenienza o una speranza.